Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come aggiornare il firmware della FlySky FS ST8. Prima di iniziare possiamo verificare quale versione firmware abbiamo installato sulla radio. Per farlo premiamo il tasto menu. Poi scegliamo TX Set. Quindi scendiamo verso il basso fino a trovare About. Come possiamo notare il firmware attuale ha versione 1.0.26. A questo punto, per procedere con l'aggiornamento dobbiamo scaricare il FlySky Assistant che troviamo a questo indirizzo, vi lascio il link in descrizione. Scorriamo verso il basso fino a trovare il software, io ho Windows quindi scarico questo. Una volta scaricato e installato il software si aprirà questa schermata, a volte rimane in questo modo per 2 o 3 minuti, nel caso abbiate un po' di pazienza e aspettate. Ok, ci siamo, a questo punto dovete loggarvi con il vostro account FlySky, se non ne avete ancora uno potete crearlo cliccando Register. Quando state effettuando la registrazione inserite la vostra email e cliccate Get SMS, vi verrà inviato un codice nella vostra casella di posta. Anche se c'è scritto SMS non dovete inserire alcun numero di telefono, si tratta semplicemente di un codice che vi verrà inviato via mail. Una volta ricevuto il codice potete andare avanti con la registrazione ed il login. A questo punto per procedere con l'aggiornamento basterà accendere la radio e collegare il cavo USB, non c'è bisogno di fare altro. Una volta che il software individua il radiocomando clicchiamo su Online Device Settings. Poi nel tab Transmitter facciamo Firmware Update. Qui ci viene chiesto se vogliamo fare il backup dei modelli, dato che l'aggiornamento firmware resetterà la radio e le impostazioni di fabbrica. Io al momento non ho modelli da salvare, quindi faccio direttamente Update. Sulla sinistra abbiamo l'elenco dei firmware disponibili. Come potete vedere per le versioni 0.42 e 0.43 abbiamo due nomi dello stesso file, uno con POT e uno con ALL. Noi dovremo scegliere il firmware in base ai gimbal della nostra radio. Se abbiamo i gimbal originali della radio, quelli trasparenti, dobbiamo scegliere POT. Se invece li abbiamo sostituiti con quelli All Sensor, allora dobbiamo scegliere ALL. I gimbal All Sensor FlySky di solito sono rossi, ma a volte si trovano pure neri. La mia radio ha i gimbal originali, quindi scelgo POT. Poi clicco su Continua. Perfetto, l'aggiornamento firmware è partito, di solito ci impiega qualche minuto, io velocizzo un po' il video. Molto bene, aggiornamento completato. Se non riuscite ad aggiornare tramite il FlySky Assistant si può provare usando il file aggiornamento, in questo caso avremo a disposizione per il download solo l'ultima versione, vediamo anche questo metodo. Come sempre ci sono due file, quello per radio con gimbal a potenziometro e quello per radio con gimbal ALL. Come abbiamo visto la mia radio è la versione a potenziometro, quindi scarico questo file. Ed eccoci di nuovo nella radio, anche questa volta deve essere accesa e con il cavo USB collegato. Per aggiornare con questo metodo però devo premere il tasto menu e andare su TX Set. Quindi scendo verso il basso fino a trovare Firmware Update. E premo Enter. Poi OK. Ora eseguo l'exe che ho scaricato. Il sistema riconoscerà in automatico alla radio e saremo pronti per aggiornare cliccando Update. Perfetto, aggiornamento completato. Come potete vedere abbiamo la versione 1.0.43, non c'è altro da fare e possiamo scollegare tutto. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.